Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione dei link per il nostro footer e abbiamo effettuato l'inserimento dei dati all'interno del nostro database e poi abbiamo incluso nel nostro footer i dati relativi al nostro produttore con i nostri link. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di poter definire la modifica e la cancellazione dei record. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e nella parte finale del nostro form, quindi alla fine del nostro form, apriamo i tag PHP e vediamo innanzitutto di selezionare dal nostro database tutti i link. Quindi faremo una select stellina from link footer, eseguiamo la nostra query, quindi MySQL query di connessione virgola $sell link, e per ogni link salvato, quindi while row link uguale MySQL fetch array di res link, stampiamo echo script type e qua ci va text JavaScript, quindi aperto e chiuso, e all'interno dei tag script stampiamo a video, quindi echo add link, quindi la nostra funzione per aggiungere i link, quindi aperta e chiusa tonda, punto e virgola. Quindi ad ogni ciclo while richiamiamo la funzione add link che ci genererà tante righe quante sono quelle salvate all'interno del nostro database. Quindi premiamo F5 e come vedete ci ha aggiunto, oltre a quella di default presente nel nostro form, ci ha aggiunto altre 3 righe come da istruzioni, perché all'interno del nostro database ovviamente abbiamo salvato un link per Facebook, uno per Instagram e uno per Twitch. Ora quello che vogliamo fare è innanzitutto definire una funzione che nel div ci carichi l'immagine relativa salvata all'interno del database, e quindi creeremo una nuova funzione, quindi function che la chiamiamo setImg, che prende il nome del file immagine e quindi nome img, virgola, e l'identificativo del box dove inserire la nostra immagine. E quindi ad ogni chiamata di questa funzione definiamo una variabile img che sarà uguale a document.get element by id, e qua ovviamente ci va l'identificativo del nostro box, e gli diciamo img.src, quindi gli impostiamo il campo src uguale a pubblica slash upload img slash link footer, quindi la cartella che ospita le nostre immagini all'interno del server, e poi li concateniamo quindi con più il nome dell'immagine, quindi il nome che riceve la nostra funzione. Perfetto, quindi nel nostro while, oltre ad add link, richiamiamo la funzione setImg che prenderà in ingresso il nome dell'immagine e quindi $row link al campo immagine link, e poi vuole l'identificativo del box, ossia dell'immagine,
a cui associare il campo src, e quindi dovremo definire l'id foto underscore e concatenare la variabile incrementata. Quindi ad ogni ciclo while definiamo la variabile i, la incrementiamo di 1 e quindi qua ci andrà ovviamente foto underscore e concatenata la variabile $i. Perfetto, salviamo, premiamo F5, perfetto, ci ha aggiunto le nostre immagini. Ora quello che dobbiamo fare è in realtà eliminare il primo rigo del nostro form, quello caricato di default, e quindi gli diciamo all'interno della tabella dove vengono generate le nostre righe, apriamo il PHP, selezioniamo quindi $sell link sarà uguale a select stellina from link footer, eseguiamo la query, e gli diciamo if not row link, quindi se non trova risultati allora gli facciamo stampare il primo rigo per i nostri link, salviamo, premiamo F5, perfetto, ha eliminato la prima riga. Ora quello che notiamo è che ovviamente sono sfalsati gli indici, questo perché la nostra funzione addLink parte col definire dall'indice 2 ad ogni chiamata, perché l'indice 1 l'abbiamo riservato alla prima riga caricata di default, e quindi quello che dobbiamo fare prima del nostro ciclo while ovviamente anche qua è definire la variabile $i uguale a 1, e quindi il conteggio partirà da 2. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora nel primo box viene caricato correttamente il logo di Facebook. Perfetto, ora quello che dobbiamo fare è settare di default anche i valori dei link, e quindi quello che dobbiamo fare nella nostra funzione addLink è passargli $row link al campo link, e quindi nella funzione addLink, che non necessariamente prenderà in ingresso l'indirizzo, lo imposteremo quindi uguale a stringa vuota in modo da non generare errore alla nostra funzione, perché vi ricordo questa funzione la utilizziamo anche col più per aggiungere nuove righe, come abbiamo visto nella precedente video guida. Quindi se impostato invece il campo indirizzo ricavato dal nostro database, nella parte relativa al nostro input, quindi input link, gli diciamo if indirizzo è diverso da stringa vuota, allora input.value sarà uguale a indirizzo. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora ci sta caricando correttamente anche i link associati alla nostra immagine. Un'altra modifica che dobbiamo fare è sostituire il meno nel rigo di Facebook, quindi nel primo, in modo da poter nel caso aggiungere un ulteriore rigo, e quindi creiamo anche, oltre all'immagine per la cancellazione, creiamo anche l'immagine per l'inserimento e la chiamiamo image, quindi img+, che sarà uguale a document create element img+, src
ad add.png, immagine più style with 20 pixel, attributi vertical line middle, e poi gli diciamo img più set attribute on click, e qua ci va add link e non gli passiamo nulla. E poi la decisione se inserire l'immagine di cancellazione o l'immagine per l'inserimento lo facciamo qua, dicendogli if indirizzo è diverso da stringa vuota, quindi stiamo considerando il caso in cui ci stia caricando i dati dal database, e poi gli dobbiamo dire è il primo che sta considerando, quindi i sarà uguale a 2, allora gli diciamo che td table append child non img del ma img più, quindi l'immagine per l'inserimento, altrimenti ci deve inserire quella per la cancellazione. Perfetto, salviamo, premiamo F5 e come avete visto ora ci ha inserito il più, e quindi al clic ovviamente lui ci permetterà ancora di inserire ulteriori righe. Ho notato solo ora che l'input del produttore sta slittando verso sinistra, sicuramente ci deve essere qualche errore nelle assegnazioni delle classi, quindi table id link, perfetto. In effetti itd non ci sta associando la classe, questi dovrebbero essere td class campo ed elemento, quindi controlliamo il nostro file, quindi td class, questo non è class ma dovrebbe essere class name, quindi td class name, salviamo, perfetto. Sì, non stava prendendo correttamente la classe, non gli stava assegnando la classe perché ovviamente l'attributo era sbagliato, si chiama class name, non class. Perfetto, quindi in questo modo abbiamo caricato i dati inseriti all'interno del nostro database. Ora vediamo invece di verificare gli errori, quindi inoltriamo la nostra richiesta e come vedete come primo errore ci dà ovviamente che il file immagine e link non sono stati settati, quindi uno o più file immagine. Questo perché non stiamo ovviamente noi ripassando le immagini tramite il campo file. Per sicurezza non si può associare il valore all'input file e quindi per bypassare il controllo sul caricamento delle immagini in caso di modifica, perché in caso di inserimento è giusto che ovviamente lui ci consideri se il campo file è stato compilato o meno, ma nel caso della modifica, come in questo caso, noi potremmo anche voler soltanto modificare il link e quindi l'immagine non doverla modificare, e per poter fare questo dovremmo postare alla pagina per la modifica dei dati lo stato del nostro lavoro. Quindi quello che dovremmo fare è definire una variabile che passiamo di volta in volta alla nostra pagina per l'inserimento o la modifica dei dati, dicendogli ovviamente se stiamo modificando i dati oppure facendo un nuovo inserimento. E quindi nel caso lui riceve il valore di inserimento, ci vada anche a considerare l'immagine, quindi il caricamento dell'immagine. Qualora invece stessimo modificando soltanto dei dati, lui questo controllo non lo faccia. E quindi quello che dovremmo fare è innanzitutto definire una nuova variabile che la chiamiamo var status, che sarà uguale a document create element, e qua ci mettiamo una input, status.type sarà hidden, quindi campo nascosto, status name
uguale a status come array, e quindi come per il link avranno lo stesso indice, e poi gli diciamo if stato è uguale a stringa vuota, aperta e chiusa graffa, quindi la nostra funzione riceverà in ingresso oltre all'indirizzo anche lo stato, e di default lo impostiamo vuoto, e quindi diciamo che se la variabile stato della nostra funzione non riceve dati, allora status.value sarà uguale a modifica, altrimenti status.value sarà uguale a inserimento. Aggiungiamo il nostro input alla nostra tabella, quindi td2 table append child e gli passiamo status, salviamo, e nella funzione per l'inserimento dei dati, quindi la variabile file sarà ovviamente definita e genererà errore, quindi scorreremo l'array file e gli diciamo if $_post status all'indice $id è uguale a inserimento, allora lui ci faccia il controllo sul caricamento dell'immagine tramite l'input file selezionato, altrimenti non effettui il controllo. Quindi salviamo, premiamo F5, inoltriamo la richiesta e come vedete viene bypassato il controllo sull'immagine, perché ovviamente lo stato è in modifica e non in inserimento. Il controllo sui link ovviamente non viene effettuato, ma lo passa perché tutti i link sono stati compilati, e passa direttamente all'errore sul produttore. Perfetto. Ora se noi clicchiamo su aggiungi, dovremmo ovviamente ricevere l'errore sull'immagine, ma non lo riceveremo, infatti passa direttamente all'errore sul link e non sull'immagine. Questo perché la nostra funzione, scusate, allora la nostra funzione qua giù, quindi add link, non gli sta passando lo stato, ma anche se glielo passa, cosa gli passiamo? Modifica, giustamente. Però siccome noi abbiamo premuto il più nel primo rigo, questo più, alla funzione che richiama questo più dobbiamo passargli semplicemente l'inserimento, e quindi come primo valore indirizzo vuoto e secondo valore gli passiamo inserimento. Quindi salviamo, premiamo F5, riclicchiamo su aggiungi e come vedete ora, come inoltriamo la richiesta, lui qua ci mostrerà l'errore sull'immagine. Perfetto, errore: uno o più file immagine link non sono stati settati. Riclicchiamo su aggiungi, selezioniamo il file, quindi l'immagine, rinoltriamo la richiesta e ovviamente lui passa al controllo sul link. Perfetto. Ora, visto che ci siamo, stampiamo a video e recuperiamo anche il nome del produttore, e quindi se è settato l'alert bene, altrimenti i dati li ricaviamo dal database, quindi cell footer sarà uguale a select produttore from footer, eseguiamo la query, quindi res footer sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell footer, e row footer uguale a MySQL fetch array di res footer, e quindi produttore sarà uguale
a row footer al campo produttore, ovviamente. Produttore. F5, perfetto. Il controllo sui link va bene così, sul produttore idem. Arriviamo alla parte della decisione se fare l'update o l'inserimento del produttore all'interno della tabella footer. E per quanto riguarda invece la parte per la modifica dei nostri link, dobbiamo considerare un paio di condizioni. La prima condizione da considerare innanzitutto è il caso in cui non effettuiamo nuovi inserimenti, ma andiamo a cancellare, quindi vorremmo cancellare un link di quelli già salvati all'interno del nostro database. E quindi, una volta che ha superato i controlli, dovremo poter ricevere l'identificativo del link da cancellare, riferito ovviamente alla tabella del nostro database. E per fare questo, quindi, in personalizza footer, all'interno della funzione del link, quindi quella che viene richiamata ogni volta che noi clicchiamo sul pulsante, ovviamente per la cancellazione, definiremo una nuova variabile che salverà l'identificativo associato al nostro link. E quindi la nostra funzione riceverà anche l'identificativo del link, che lo impostiamo sempre uguale a stringa vuota, questo perché la funzione la utilizzeremo sia nel caso di modifica, ma ovviamente come in questo caso che stiamo aggiungendo e poi cambiamo idea, non deve ricevere necessariamente l'identificativo. E quindi gli diciamo if id link è diverso da stringa vuota, quindi se gli stiamo passando un valore, quindi definiamo una variabile link, quindi var link del, quindi una variabile che conterrà gli identificativi dei link che vogliamo cancellare, e quindi document.create element, e qui ovviamente input, link del punto type sarà uguale ad hidden, gli associamo un nome, quindi punto name uguale a link del, anch'esso un array, link del punto value e gli associamo l'id link, e poi aggiungiamo con document.get element by id, qui ovviamente il link, quindi la nostra tabella, e gli diciamo append child link del, punto e virgola. Ora quello che dobbiamo fare è associare il link alla funzione nell'immagine per la cancellazione, e quindi qua gli dovremmo dire if id link è diverso da stringa vuota, allora alla nostra immagine per la cancellazione nel set attribute onClick, quindi del link, e qua oltre all'identificativo della riga gli inseriamo anche id link, quindi id link, altrimenti il set attribute dell'immagine per la cancellazione rimarrà onClick del link soltanto del rigo. Perfetto, quindi la nostra funzione addLink avrà bisogno anche dell'identificativo, quindi id link uguale a stringa vuota,
e quindi ogni volta che viene chiamata questa funzione tramite il recupero dei dati dal nostro database, la parte per l'inserimento modifica lo possiamo anche lasciare vuoto, e qua invece gli passiamo $row link al campo id link, quindi l'identificativo del link nel nostro database. Quindi salviamo e in inserisci footer, e qui al posto del for each di $files facciamo il for each su $post di link del. Quindi per prima cosa controlliamo se ci sono dei link da cancellare, e quindi nel caso selezioniamo il link dal nostro database, quindi sell link sarà uguale a select immagine link from link footer, e poi gli diciamo where id link sarà uguale a $id link, quindi questo valore lo chiamiamo id link. Eseguiamo la query, quindi $res link sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell link, e poi gli diciamo while row di link è uguale a MySQL fetch array di res link. Quindi per ogni link che vogliamo cancellare, lui ci faccia innanzitutto l'unlink della foto, quindi unlink pubblica upload img link footer, e qua ci va $row link al campo immagine link, e poi gli facciamo fare un MySQL query di connessione virgola, e qua ci scriviamo ovviamente delete from link footer where id link è uguale a id link. Qua non abbiamo messo il punto, quindi id link. Perfetto, quindi in questo modo stiamo cancellando i nostri dati, quindi questa parte qua della nostra query la possiamo ovviamente commentare, e testiamo la cancellazione del record. Quindi salviamo, premiamo F5, clicchiamo su cancella il link relativo a Twitch. Perfetto, ci ha cancellato il rigo di Twitch. Ora ci spostiamo nella cartella e come vedete ha eliminato anche l'immagine di Twitch. Perfetto. Poi dovremo considerare il caso dell'inserimento dei dati e della modifica, e quindi apriremo un nuovo for each che scorrerà l'array $_post link, e quindi as $id $link, e quindi per ogni link lui deve controllare se è stata settata innanzitutto l'immagine per quel link, e quindi se abbiamo nel caso cambiato l'immagine oppure definito un nuovo link, e quindi gli diremo if $_files di file al campo name all'indice $id è diverso da stringa vuota, quindi gli stiamo passando un'immagine, e quindi se gli stiamo passando l'immagine possono esserci due casistiche: o abbiamo deciso
di fare un nuovo link, quindi un nuovo inserimento, altrimenti abbiamo cambiato l'immagine e quindi gli dovremo dire if ulteriormente $_post status, quindi status all'indice $id, quindi del link considerato è uguale a inserimento, allora gli facciamo fare l'inserimento dei dati e quindi la nostra query sarà quella che abbiamo definito nella precedente video guida e quindi insert link, definiamo la directory e spostiamo il file nella directory di destinazione e per finire ovviamente eseguiamo la nostra query, quindi salviamo, definiamo il link per Twitch, quindi selezioniamo la nostra immagine, inseriamo il link e personalizziamo il nostro footer. Come vedete ha inserito ovviamente il nostro link e ha spostato correttamente l'immagine all'interno della cartella. Perfetto. Per quanto riguarda invece la modifica della sola immagine, quindi else, noi in realtà dobbiamo salvare, come abbiamo fatto per la cancellazione, l'identificativo del link che stiamo modificando. E quindi in personalizza footer, nella funzione setImg, oltre a passare l'immagine link, l'identificativo dell'immagine a cui associare il campo src, gli passiamo anche qua l'identificativo del nostro link. Così facendo, quindi ogni volta che recupera i dati dal database definisce per ogni link che abbiamo già salvato anche l'input hidden con l'identificativo del link. E quindi nella funzione setImg, che è quella che si occupa di caricare dinamicamente le foto, qua riceviamo anche l'id link e quindi come per la cancellazione creiamo l'input hidden per ogni link che lo chiamiamo mod link, quindi create element input mod link type hidden mod link name lo chiamiamo mod link, anch'esso array, e mod link value sarà uguale a id link e poi document get element by id append child e qua ovviamente ci va mod link. Perfetto, quindi salviamo e in inserisci footer, quindi per prima cosa selezioniamo il nostro link, quindi sell link sarà uguale a select immagine link from link footer e gli diciamo where id link è uguale e qua ci va $_post mod link all'indice $id, eseguiamo la query, quindi res link sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell link, ci ricaviamo il dato, quindi row link sarà uguale a MySQL fetch array di res link e gli diciamo unlink, quindi cancelliamo dalla cartella link footer, quindi pubblica slash upload img link footer e qua ci va $row link al campo immagine link
Quindi cancelliamo il file originale e per finire quindi salviamo i nuovi dati. Quindi insert link sarà uguale ad update link footer, set link uguale, e qua ci va post link all'indice ID, virgola, immagine link uguale a file di name all'indice ID, e poi gli diciamo where id link è uguale, e qua ci va post mod link all'indice ID. Perfetto, quindi in questo modo abbiamo aggiornato i dati all'interno del nostro database. Quindi quello che dobbiamo fare ora è definire la directory di destinazione, spostare il file, eseguire la nostra query. E il nome del file ovviamente all'indice ID è lo stesso, lo possiamo mettere all'interno dell'if unico, quindi se è settata l'immagine, e quindi l'if else lo usiamo come modo decisionale soltanto per la decisione della query, e anche l'esecuzione della query lo possiamo mettere al di fuori. Perfetto, quindi salviamo, modifichiamo il link di Twitch, selezioniamo un'immagine differente e visto che ci siamo li modifichiamo anche il link. Perfetto, come avete visto siamo tornati nella pagina personalizza footer, ci ha cambiato l'immagine e ovviamente ha anche cambiato il nostro link. Ora lo ripristiniamo. Perfetto. Ultima casistica è il caso in cui invece stiamo postando soltanto il link e quindi per forza ci troviamo nella casistica in cui non abbiamo selezionato un'immagine ma stiamo modificando un link già esistente, e quindi se è settata l'immagine considera queste due casistiche qua, altrimenti come ultima modifica la nostra query diverrà update link footer set link e basta. L'immagine ovviamente non la stiamo postando e gli diciamo where id link è uguale a $_post mod link all'indice id, e quindi la nostra query la utilizziamo non all'interno dell'if ma all'interno direttamente del nostro for each. Quindi per ogni link lui poi eseguirà la query ovviamente. Quindi salviamo, decidiamo di modificare il link soltanto il link di Twitch, gli aggiungiamo un paio di V e come vedete siamo tornati a personalizza footer e ci ha modificato soltanto il link. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida ci concentreremo sulla personalizzazione dinamica del foglio di stile.